Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo finalmente in compagnia di Antonio, l'uomo misterioso americano. Più nello specifico siamo in California, Los Angeles, e attualmente ci troviamo sulla costa a Santa Monica. Allora, fresco appena arrivato, siamo venuti qua per farvi conoscere quella che è la storia che ha da raccontarvi Antonio, per presentarvelo e per conoscere meglio quelli che sono usi e costumi in America. Antonio, intanto grazie mille per l'invito che mi hai lanciato così, perché è tutto nato da Instagram, per scherzo se vogliamo, e fino a che lui, matto, mi ha detto guarda comunque quando vuoi vieni, e ho fatto eccolo, dimmi quando. Non me l'aspettavo, sicuramente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, però molto reattivo. Quindi Antonio, come sei finito qui in California a Los Angeles? Innanzitutto ciao a tutti ragazzi, in realtà io ho dato qualcosa a lui ma lui sta dando tanti aiuti a me anche, quindi ti tengo a ringraziare anche te per quello che stai facendo. E per rispondere alla tua domanda possiamo iniziare dal fatto che io sono venuto qui perché innanzitutto io amo questo posto, è semplicemente una passione che ho sempre avuto da quando sono bambino. Per fortuna ho trovato un gruppo di produzione, perché io sono musicista, ho avuto la fortuna di poter applicare per un visto qui in America. Sono riuscito dopo un buon annetto, fare avanti e indietro, sono riuscito a rimanere e ora sono stabile qui e spero di rimanere insomma il più che posso per ora. Rimanere stabile qui. Esattamente, ok. Per ora va tutto bene ma non si sa mai. Hai un canale YouTube, hai aperto da poco questo canale YouTube che si chiama giorni. In Moto a Los Angeles, che vi invito chiaramente ad andare qui sotto in descrizione, a cliccare e iscrivervi al suo canale. Mi hai raccontato un po' la storia di questa apertura, hai una grande passione come me per le moto, purtroppo, per fortuna, dipende dai casi, dipende da chi ci sta guardando da casa. Esattamente. Sei nella parte rossa, sì. E hai una moto che conosco abbastanza bene perché ho fatto il test sul canale, che era l'ex moto di Mig, un 1100 SP. Andiamo nel vivo di questa intervista. Io ho tante domande da farti, spero tu abbia tante risposte da darmi. Ce l'ho. E anche i ragazzi che mi seguono, alcuni sono sulla mia stessa linea di domande, altri invece me ne hanno proposte altre. Quindi partirei con la prima. Com'è l'essere motociclista qui? Nel senso, noi siamo abituati a essere uniti in Italia, anche se poi con qualche scherzo, con qualche gioco sulle marche, sulle moto in generale, però siamo bene o male tutti uniti. Certo. Qua come funziona? Qui purtroppo un posto, c'è un'estensione del territorio talmente grande che non ti permette di stringere amicizie e mantenere amicizie come in Italia. Quindi partendo da questo presupposto sicuramente mi sento di dirti che non può essere la stessa cosa, perché tante persone con cui magari andiamo fuori per un ride questo fine settimana, la settimana prossima neanche ti rispondono al telefono. Se si va in pista la cosa è diversa, ad esempio, perché se vai in pista sono tutti amici, però il giorno dopo prova a relazionarti. Non esiste nessuno. Okay. Purtroppo no, perché capisco ad oggi che non è essere cattivi, ma è lo stile di vita che ti ci porta. È lo stile di vita che ti ci porta, perché è una città che è talmente grande che in realtà tu sei un po' abbandonato a te stesso nell'assurdità. C'è tanta gente, ma tutta questa gente, ognuno corre, fare. Come funziona invece il discorso patenti? Immagino tu abbia una patente italiana, no? Puoi guidare tranquillamente qui? Tranquillamente è relativo, perché tranquillamente si... Cazzo è mo adesso? No, zio. Ci posso credere. Questo è il bello della diretta. Ci hanno attivato la musica a cannone e quindi ci sposteremo per trovare un altro spot. Ci hanno cacciato in poche parole. Allora, con la patente italiana puoi girare, vale il timbro che hai sul passaporto, per questo è consigliabile quando viaggi di portarti il passaporto dietro se stai guidando un mezzo. Dopo 3 mesi, se hai un visto come nel mio caso, dopo 3 mesi hai 3 mesi di tempo per avere un documento di identità con cui puoi guidare. Qual è il processo? Cioè è più difficile secondo te rispetto a quello italiano oppure? Secondo me sì, è più difficile. In Italia io non ho mai avuto problemi. Sono andato a fare il test. Vabbè, il test lo fai una volta e vale sempre. Qui non è così. Qui fai uno per la macchina e uno per la moto e sono proprio diverse le domande. Perché le domande per la moto sono più riguardo safety, la sicurezza. Certo. Quindi dove ti metti all'interno della corsia se hai una macchina là. Devi sapere un pochino di regoline che loro ti dicono, che sono un pochino complicate, dico la verità, non sono così semplici e intuitive. Quindi ho dovuto fare 2 test, perché ho anche la patente per la macchina. Finiti questi fai una prova pratica con la macchina e una prova pratica con la moto. Ora, che la prova cambia da quello italiano il test? Qual è il discorso? Che devi rispettare ogni singola cosa alla perfezione e il primo errore sei fuori. Ci sono vie di mezzo, Azzo. E vi dico pure sta cosa, non ve la dovrei dire, però mi hanno bocciato 3 volte. Moto o macchina? Macchina.
Moto passata la prima? Come te l'ho passata la prima? Meno male, va. E qua, visto che hai aperto il discorso, le Sì. forze dell'ordine, Sì. come si comportano con i motociclisti? Fino ad oggi a me è andata sempre bene, in linea di massima loro sono molto tranquilli con Sì. noi, sempre se noi non facciamo un po' gli stupidini, perché in quel caso sono molto molto severi. Ok, però dipende insomma sempre da chi ti capita. Dipende sempre a chi ti capita, perché magari c'è quello che E sta da quello che sulle fai, palle, soprattutto. e da quello che fai è la prima cosa, perché Certo. la prima stupidaggine la paghi, Certo. sempre e comunque. E gli rapporto automobilista-motociclista, Sì. come veniamo visti noi? Non bene. Purtroppo per loro siamo un pericolo costante, perché qui, come hai potuto notare, non vedi questa mole come noi in Italia di motorini, scooter, Sì, moto. infatti stanno tantissime Non c'è, macchine. perché loro hanno paura di andare in giro per strada, perché gli incidenti succedono, ma come succedono anche da noi, in realtà qui, essendo molto più controllato ed essendo molto più, cioè tu hai la tua norma e tutti la seguono, Sì. se stai al posto tuo nessuno ti viene a sbattere. Certo. Certo che se Se tu cominci ti a fare il infili, deficiente, inizi a svicoli, fare- eccetera. Esattamente, prima o poi ti capita uno che manco ti vede e quant'altro. Certo. E proprio per questo motivo, siccome chi guida qui non gli interessa quello che succede, è un po' pazzo di solito chi guida la moto qui, non è visto bene il motociclista in generale, perché dice questo vedi è pazzo, va in giro, fa le impennate, fa le sgommate. Questo però forse è anche un discorso che risale a dei tempi passati, perché il Sicuramente motociclismo sì. qui in America siamo soliti averlo visto e conosciuto per Sicuramente. gli harleisti. Esatto, non sei ben visto perché partendo dal fattore proprio harleisti e quindi gang, cioè era proprio un collegamento gang, quindi malavita, moto. Quindi il passato era questo. Quindi giustamente è rimasto un po' nella mente Sì, le persone collettiva. anziane non ti possono vedere, te lo dico subito. Ok. La persona anziana non ti può vedere sulla moto, non Molto può manco bene. sentire il rumore. Piano piano si sta evolvendo e sta cambiando un pochino questa cosa. Certo, Ovviamente. chiaro. Ora, discorso che magari mi coinvolge un po' più nel personale perché ultimamente ci ho avuto a che fare. Assicurazioni. Ok. Qua come funzionano? Perché leggendo su internet ho scoperto che le cose sono un pochino differenti. Sono molto differenti. Nel senso che non è un'assicurazione che si fa sul veicolo, bensì è un'assicurazione che si fa sulla persona. Allora, l'assicurazione si fa sulla persona, cioè l'intestatario dell'assicurazione è la persona, come anche in Italia. Ok, Però qual è il discorso? Che tu, se sei assicurato con una compagnia su un motoveicolo o un'automobile, sì. la tua assicurazione vale anche su altri motoveicoli, su altre macchine. Cioè praticamente io porto la mia assicurazione su tutto quello che guido. Praticamente sì. Cosa va a cambiare? Che io, ad esempio, io ho un Ipermotard, vado a pagare, io pago circa $66 Ok. al mese, Sì. ok? Di questi $66 ho una copertura, come da noi, franchigie, coperture, di tot dollari. Ok. Quindi mettiamo 10.000, ok? Se Sì. io faccio $10.000 di danni sto coperto. Se c'ho una moto che vale 30.000 e faccio danni con quella, loro sempre 10.000 mi pagano. Certo. Però sei assicurato. Quindi Ok. sei libero di andare Questo in giro. verso terzi tu dici, no? Quindi se tu Verso fai terzi. danni ad altri. Verso tutti in realtà, perché anche Ah. se fai la casco, che te la vai certo, subito, però è una cosa, sempre sul è valore. una cosa a parte quella, beh, come in Italia, diciamo. Esattamente. Però va a cambiare perché io con l'assicurazione, diciamo, non è che ogni veicolo deve essere assicurato, bensì qui è la persona La che persona deve essere che va- assicurata. esattamente. E costi di assicurazione, tu quanto paghi con Io la tua? pago 66 al mese adesso. Ma ci sono delle classi? Sì, ci sono delle classi che non si chiamano, non hanno nomi o numeri, lettere o numeri, semplicemente va a anni. Cioè In ogni base all'età. anno- esattamente. In base all'età è la prima, cioè primo scoglio c'hai sotto i 26 anni, al di sotto paghi una cifra, Ok. perché sei pericolo pubblico. Da 26-27 anni in su vai a pagare già una cifra più normale. Infatti io sono 33 e pago $55-60. Al mese però, quindi Al vabbè, mese, all'anno vai a al pagare mese. intorno ai 700. Esattamente. Ok. Se vai bene il primo anno ti si abbassa di $5 al mese, se vai bene il secondo anno ti si abbassa di altri 5 al mese. Se Ah, così. quindi è uno scala di $5 al mese. Più o meno, dipende da qual è la tua tariffa, una percentuale Certo. piccola sulla tua tariffa. Però qualcosa ogni mese ti tolgono. Ogni anno ti tolgono qualcosa dal mensile. Ah, ok, perfetto. Praticamente. Quindi lo sconto ce l'hai a fine anno Per per il nuovo la cosa contratto dopo. Perfetto, mensile, perfetto. esattamente. E c'è una guerra anche qui di assicurazioni? Infinita, mi telefonano proprio di continuo. Allora, Antonio, io ti ringrazio. Sono convinto e sicuro che questi 14 giorni che ormai quasi 13 purtroppo ci percorreremo insieme saranno
a parte emozionanti, ma sensazionali e travolgenti quasi, perché abbiamo un calendario, ragazzi, bello fitto di attività, e vi dico anche, così la buttiamo giù, la spoileriamo, Vai. abbiamo noleggiato un veicolo insieme per andare in un posto. Non vi dico altro. Gran veicolo. Gran veicolo, rigorosamente cabrio. Detto questo, ragazzi, io vi invito come al solito, ma soprattutto oggi, a lasciare un bel like, controllare se vi va il suo canale che trovate qui sotto in descrizione, in moto a Los Angeles. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, non solo il suo ma soprattutto anche il mio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!